Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi esploriamo le energie per il mese di aprile. Come al solito abbiamo 3 varianti fra cui scegliere, però prima mi presento per chi non mi conosce, sono Minti di Mintitaro, sono una cartomante ed una tarologa ed un insegnante di tarocchi, però per corsi di livello avanzato, quindi con tecniche e strategie a livello professionale. Se volete più informazioni a riguardo, vi consiglio di contattarmi per email a mintitaro@gmail.com. E adesso continuiamo con la scelta della variante. Come vedete ci sono appunto 3 varianti. La prima è quella con l'aventurina verde, la seconda è quella con l'agata azzurra e la terza è quella con il cristallo rosa. Vi consiglio di fermare il video come al solito e prendervi il vostro tempo per scegliere con calma e seguendo la vostra intuizione, privilegiando la variante che vi comunica di più. Dopodiché, una volta fatta la vostra scelta, potete tranquillamente scorrere il video al capitolo che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci arrivati alla prima variante, quella con l'aventurina verde. Vediamo subito le energie generali di questo mese con la carta del karma. E abbiamo la grande madre del fuoco. La grande madre in generale è una carta di crescita, di successo, di stabilizzazione e nell'elemento del fuoco è una crescita anche abbastanza veloce, abbastanza piena di energia. Quindi è una carta di potere sicuramente, il che vuol dire che questo mese avrete una grande spinta in avanti e vi sentirete pieni di energia. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, all'inizio del mese abbiamo il 10 di bastoni, il matto, l'8 di denari, a metà mese abbiamo l'appeso, il re di bastoni, il 4 di coppe e poi a fine mese abbiamo il 3 di denari, la carta degli amanti e le stelle. E l'ultima carta, che è quella un po' riassuntiva, abbiamo l'8 di coppe. Dunque, vediamo che il mese di aprile inizia con un nuovo progetto, un nuovo cammino che vi darà delle attività che sarà anche impegnativo, mettiamola così, perché abbiamo l'8 di denari che indica appunto delle attività da fare, dei doveri da compiere per poter realizzare questa nuova idea, questo nuovo cammino che è rappresentata appunto dalla carta del matto. C'è un ciclo che si è appena chiuso con il 10 di bastoni, che è stato abbastanza faticoso, e quindi voi adesso siete pronti, un po' come la primavera, a sbocciare verso un nuovo progetto che appunto comunque implica un impegno. L'otto di denari indica proprio anche una forma di routine, cioè un impegno costante, un impegno di perseveranza, ecco, mettiamola così, mentre voi ancora vi vedo in una energia un po' così entusiasta, però è come se all'inizio del mese ancora non foste entrati nello spirito del mettere in pratica le azioni necessarie per realizzare questo nuovo cammino. Vi vedo nell'energia del matto, cioè un'energia entusiasta, un'energia piena di
di novità, di curiosità, ecco, nei confronti di ciò che di nuovo sta per entrare nella vostra vita. Però appunto questo nuovo cammino, questo nuovo progetto, questa nuova fase necessita comunque un impegno, e voi all'inizio del mese fate un po' fatica, secondo me, a entrare in questa ottica. A metà mese vi vedo un po' appunto bloccati. Perché? Perché voi siete rappresentati dal re di bastoni, che è diciamo qualcuno, un'energia di chi vuole mettere in pratica, appunto, di chi vuole effettivamente come dire, lavorare per questo nuovo cammino, per questo nuovo progetto, però si sente con le mani legate. Vedete, l'appeso è qualcuno che non può muoversi fondamentalmente, che rimane così impossibilitato a mettere in pratica delle azioni che vorrebbe in questo caso, perché voi siete nella energia del re di bastoni, però appunto guardate l'appeso, il che vuol dire che siete bloccati. C'è qualcosa che vi blocca e non siete voi stessi, perché appunto voi siete nell'energia del re di bastoni, è un fattore esterno, qualcosa che blocca il vostro cammino, le vostre azioni. Quello che ricevete dall'esterno non è sufficiente per voi e lo rifiutate con il 4 di coppe, come se voi, come re di bastoni, vorreste di più. Voi siete ambiziosi, voi avete dei progetti in mente che sono molto grandi, che sono ambiziosi, quello che invece ricevete da chi lavora con voi, da chi è nel vostro entourage, non è sufficiente per voi, e questo vi blocca, perché vedo, sento della delusione in queste carte a metà mese, appunto, perché voi avevate in mente qualcosa di diverso, ecco, e invece non vi sentite supportati dall'ambiente circostante. Non sentite che siete aiutati come vorreste. A livello proprio anche emotivo vedo, sento un disappunto, sento della delusione con il 4 di coppe. Alla fine del mese, però, questa situazione cambia, perché finalmente trovate il vostro team, il vostro gruppo di supporto con il 3 di denari. Questo vi permette appunto di realizzare nel lungo periodo i vostri obiettivi, che sono rappresentati dalla carta della stella. Ci saranno delle decisioni da prendere, ci saranno delle organizzazioni da mettere in piedi, ci sarà magari, vediamo dopo a livello lavorativo, degli accordi come dire, una partnership da descrivere nel dettaglio. Comunque, finalmente alla fine del mese trovate il gruppo, il team, l'equipe, l'entourage necessario per sognare in grande, per realizzare i vostri obiettivi, che sono rappresentati dalla carta della stella. La carta della stella a me ricorda molto la stella di Betlemme, nel senso che è come un obiettivo di lungo periodo che vi guida nelle vostre azioni. Quindi, in generale, per tutti voi che avete scelto questa variante, vedo che è un mese di grandi sogni, di grandi ambizioni, che, come dire, faticate un po' a delineare, nel senso che fin dall'inizio del mese io vi vedo molto in un'energia di sogno. Poi quando vi trovate a dover porre in essere delle azioni per materializzare questi obiettivi, vi sentite un po' bloccati all'inizio, a metà mese, mettiamola così, perché non trovate
l'ambiente giusto. Tutto ciò si sbloccherà comunque a fine mese, dove appunto troverete delle persone attorno a voi che vi permetteranno finalmente di mettere in piedi le basi per crescere, per realizzare i vostri obiettivi, che ovviamente però non sono obiettivi che realizzerete alla fine del mese, sono obiettivi di lungo periodo con la carta della stella. C'è comunque un nuovo cammino che vi viene incontro fondamentalmente con l'otto di coppe, nel senso che voi cambiate strada, chiudete un capitolo e ne aprite un altro questo mese. L'otto di coppe indica proprio questo, nel senso che vedete questa persona lascia dietro di sé queste otto coppe e se ne va per i fatti suoi da tutt'altra parte. Quindi questo gruppo lo troverete in un ambiente diverso, quello che vi supporta, perché dovrete lasciare alle spalle un ambiente che non vi è consono per quello che volete realizzare questo mese. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo ci sono appunto delle ambizioni che riguardano il lavoro, che necessitano impegno. Il re di bastoni indica che avete le capacità, anche la volontà di rischiare in questi nuovi progetti, ma appunto non vi trovate supportati da un ambiente che vi fa crescere come vorreste, appunto. Ci sono delle offerte che ricevete, ma non vi soddisfano, non sono abbastanza per voi, quindi vi sentite abbastanza bloccati. La soluzione, le carte indicano che è nell'appeso, ovvero non vi scoraggiate, prendete il vostro tempo, cercate di guardare il mondo sottosopra un po' come l'appeso e troverete l'ambiente consono per realizzare i vostri progetti di lavoro da qualche altra parte. Tant'è vero che l'otto di coppe indica proprio un cambiare scenario, lasciare alle spalle un ambiente che non è più consono per i nostri progetti e cercarlo da un'altra parte. E questo vi permetterà di creare un team di lavoro che vi farà crescere. La carta degli amanti indica delle scelte da fare a fine mese che saranno proficue, saranno determinanti per mettere le basi per realizzare il vostro obiettivo, rappresentato dalla carta della stella. Troverete una partnership, una collaborazione fondamentale per voi. Attenzione appunto, come indica gli amanti, a come dire, capire esattamente come impostare questa partnership. Prendete delle decisioni di largo raggio, non dovete proprio entrare nei dettagli in questa fase, però insomma cercate di capire cosa all'interno di questa collaborazione può portarvi a raggiungere questo obiettivo. Vedete, la carta degli amanti è proprio tra il team di lavoro del tre di denari e il vostro obiettivo che è rappresentato dalla carta della stella. Quindi è fondamentale questa scelta che dovete fare, che appunto riguarda questa collaborazione, questo team di lavoro. Dal punto di vista sentimentale c'è un nuovo incontro nell'aria, c'è una nuova energia con la carta del matto. Mi avventuro a dire che probabilmente sarà nel vostro quotidiano con la carta dell'otto di denari. C'è questa persona che in questo caso è rappresentata dal re di bastoni, che è una persona molto affascinante, molto anche autorevole nel suo ambiente, che comunque vi affascina molto, perché è questa un po' l'energia del re di bastoni, una persona passionale, però ecco, come dire, non ci sono dei blocchi nella relazione con questa persona, che può essere ovviamente maschio e femmina, a prescindere. Stenta a metà mese ad andare avanti, appunto. Il 4 di coppe indica che a livello
come dire, emotivo, è una persona che comunque dà poco, ci sono appunto, non riuscite a continuare la relazione o comunque a uscire, a frequentarvi più di tanto, ci sarà appunto una specie di difficoltà a metà mese nella comunicazione. A fine mese vedo che la situazione si riapre, si stabilizza, riuscirete a uscire magari con questa persona insieme ad altre attraverso una collaborazione, attraverso delle attività in comune con altre persone e vedo che appunto è una relazione, una frequentazione che a fine mese vi darà molto a livello emotivo con la carta degli amanti, la carta delle stelle. Questo ovviamente per chi è frequentando da poco una persona. Chi invece è già in una relazione di lungo periodo, appunto ci saranno dei nuovi progetti all'inizio del mese che stenteranno a ingranare, avrete appunto l'impressione che il vostro partner vi blocchi nelle azioni, che blocchi questo progetto, questa idea che voi avrete all'inizio del mese, però la collaborazione tornerà a lavorare benissimo alla fine del mese. Ci saranno comunque delle decisioni da prendere con il vostro partner che saranno molto importanti per il vostro futuro insieme alla fine del mese con la carta delle stelle. Però in generale in amore come nel lavoro, come in tutto in generale, è un mese di novità, di difficoltà iniziale nel mettere in pratica queste nuove idee, queste nuove come dire, ispirazioni che voi avete all'inizio del mese. Riuscirete a ingranare, a sormontare gli ostacoli alla fine del mese, prendendo anche delle decisioni abbastanza importanti per voi. Secondo le carte, comunque tenete sempre a mente quando prendete delle decisioni il vostro obiettivo finale, quella è la vostra guida, mi raccomando, e non abbiate paura ad abbandonare, come si vuol dire, la strada, la via vecchia per la nuova, anzi, le carte vi consigliano questo, per crescere dovete rinunciare a qualcosa che non è più soddisfacente per voi e avere il coraggio di intraprendere nuove strade, come la vostra energia, che è quella centrale questo mese, vedete il re di bastoni all'interno di questa stesa, è la parte centrale, è la vostra energia che dovete seguire, quella che prende i propri rischi, che ha l'obiettivo davanti a sé e ha il coraggio di imbarcarsi in nuove avventure, prenderne i rischi correlati. Adesso vediamo i compiti per casa per tutti e abbiamo l'esorcista. L'esorcista è l'archetipo appunto di colui che si libera di energie negative, si libera di rabbia, di impulsi autodistruttivi e distruttivi nei confronti degli altri. Quindi dovete affrontare, come si dice, le vostre paure, i vostri demoni, liberarvi da pensieri limitanti in questo mese, non avere appunto paura di rischiare. Fondamentalmente dovete un po' seguire l'energia del re di bastoni. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, sarà molto apprezzato da me. Se volete supportare il canale iscrivetevi se non l'avete già fatto e condividete il video con chi può essere interessato e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella con l'agata azzurra, e vediamo subito le energie del mese di aprile con la carta del karma. E abbiamo una bellissima scintilla divina della terra. Questa è una carta molto bella perché vuol dire che qualcosa sta arrivando verso di voi,
qualcosa di potenzialmente molto molto concreto e benefico. La scintilla divina della terra è una carta che è praticamente la versione di questo mazzo che riprende l'asso di denari nei tarocchi. Quindi è un potenziale, un qualcosa nell'aria che sta arrivando, ma che sta a voi concretizzare, sta a voi dargli una forma precisa. Avete l'opportunità, avete la possibilità di creare qualcosa di concreto nella vostra vita. Adesso vediamo cosa ci dicono i tarocchi nel dettaglio. Dunque, vediamo, all'inizio del mese abbiamo la forza, l'asso di spade e il 6 di spade. A metà mese abbiamo la torre, il sole e il 9 di coppe, e a fine mese abbiamo l'asso di bastoni, il re di spade e l'asso di denari. E poi la carta più generale è il re di bastoni. Ragazzi, questa è una stesa estremamente bella, a me piace moltissimo, piena di nuovi inizi. Vedete che abbiamo 3 assi, l'asso di bastoni, l'asso di spade, l'asso di denari, abbiamo la scintilla divina della terra che è fondamentalmente un altro asso. Cosa manca? L'asso di coppe, quindi non è una stesa che riguarda molto la parte emotiva, è una stesa che riguarda molto la parte energetica, la parte concreta e la parte decisionale con l'asso di spade. È una bellissima stesa piena di vitalità, piena di cambiamenti. La carta centrale è il sole, che è una carta appunto che significa che sarà un mese pieno di chiarezza mentale, tant'è vero che sta tra tra l'asso di spade e il re di spade, che sono carte che indicano chiarezza, decisioni molto importanti, molto potenti per questo mese di aprile. Ma andiamo nei dettagli. Dunque, come ho detto, il mese inizia con un bellissimo asso di spade, accompagnato dalla forza che indica sempre e comunque un'energia di razionalità in parte, perché vedete in questa carta abbiamo questa fanciulla che domina senza violenza un leone, che rappresenta i nostri istinti, che rappresenta la parte più viscerale di noi. Invece questa carta sta dicendo che all'inizio del mese metteremo un freno, diciamo, ai nostri istinti e in maniera consapevole, in maniera ponderata, prenderemo la decisione di andare verso una nuova vita, un nuovo cammino. Vedete, il 6 di spade è una carta che raffigura delle persone che lasciano la sponda di un lago per andare verso una nuova sponda, un nuovo lido, una nuova riva, aiutate anche da qualcuno. Quindi potrete, con l'aiuto di qualcuno, decidere in maniera ferma, in maniera razionale, in maniera ponderata, prendere la decisione di iniziare un nuovo cammino, un nuovo progetto, una nuova fase che ha diciamo, la possibilità, la potenzialità di aiutarvi a stare meglio, perché il 6 di spade è una carta di transizione, nel senso che raffigura proprio il passaggio, vedete, la traversata del lago, quindi potenzialmente è una decisione che vi permette di
di raggiungere degli obiettivi che avete, di stare bene dentro di voi, di calmare i vostri dubbi, di avere più sicurezza in voi stessi. Potenzialmente, perché poi adesso vediamo cosa succede il resto del mese, però fondamentalmente è una decisione che fate per stare meglio, ecco, fondamentalmente. È una decisione che considerate fondamentale, questa nuova fase, questo nuovo progetto per migliorare le vostre condizioni, soprattutto a livello di sicurezza interna, soprattutto a livello mentale. E a metà mese c'è come una specie di cambiamento improvviso. La torre è, vedete, buttata giù da un fulmine che viene giù appunto in maniera inaspettata. Anche se uno poteva presagire, perché comunque sapete, il fulmine non è che veramente arriva a ciel sereno, c'è sempre un temporale in atto. Quindi a un certo punto potevate anche presagirlo. Comunque è un qualcosa che è un cambiamento che butta un po' giù tutto, cioè questa decisione che voi prendete, questo nuovo progetto che volete realizzare, vi permetterà di buttare giù un po' tutti dei parametri mentali che avevate. O anche delle situazioni a livello concreto, cioè come dire, la torre rappresenta sia i vostri parametri mentali, le vostre idee, i vostri pensieri limitanti, no? Tutto ciò che un po' ci limita, che abbiamo costruito nel tempo, rappresenta anche però, diciamo, una parte della nostra vita che necessitava di essere buttata giù, di buttare giù un po' tutto la struttura, limiti anche fisici, e le situazioni che ci limitano nella nostra vita. Questa decisione che prendete a inizio mese avrà queste conseguenze: buttar giù un po' tutti dei pensieri limitanti, cambiare un po' in maniera, diciamo, radicale un po' tutta la vita in cui vi siete mossi fino adesso, però il risultato di di questa distruzione, insomma, di questo mettere in discussione un po' tutta la vostra vita, è molto positivo, perché subito dopo abbiamo il Sole e il 9 di coppe, che è una carta di desiderio raggiunto, di soddisfazione personale ed emotiva. Il sole, abbiamo già detto, è vitalità, è chiarezza, è energia, quindi è comunque un cambiamento necessario per effettivamente star bene, ovvero questa transizione rappresentata dal 6 di spade, effettivamente questo potenziale che aveva il 6 di spade viene raggiunto addirittura già a metà mese, ed è un potenziale, cioè è un risultato tangibile con il 9 di coppe. Vi trovo molto soddisfatti di voi stessi a livello soprattutto emotivo, perché? Perché avete fatto chiarezza in voi stessi, perché avete spazzato tanti dubbi, tanti limiti anche mentali che avevate e tanti ostacoli che vi bloccavano nel vostro cammino con la carta della torre. Un po' spaventa la torre, no? In generale viene vista soprattutto nel Rider-Waite-Smith, questo mazzo che sto usando, non è che abbia eh, un disegno molto rassicurante, però a volte buttar giù delle situazioni diciamo produttivo, è necessario, anche se alla fine uno si abitua anche al peggio, però è bene a volte in realtà buttar via la copertina di Linus. Questa nuova chiarezza mentale, questa nuova energia, questa nuova sicurezza in voi stessi vi permetterà appunto di creare dei nuovi progetti, di creare una nuova fase nella vostra vita. Ce ne sono addirittura due di possibilità tra di voi. Voi siete rappresentati
dal re di spade, che è una persona che di nuovo in maniera razionale, in maniera ponderata, in maniera sicura di sé, perché appunto è dominato dall'energia del sole, riuscirà a decidere che cammino vuole, uno più energetico, uno più legato, un po' più avventuroso, mettiamolo così, con l'asso di bastoni, uno più legato alle proprie passioni e un altro più pratico, più concreto, che può darvi dei risultati nel breve periodo più tangibili. Starà a voi scegliere, tant'è vero che abbiamo la scintilla divina della Terra che indica che sta a voi concretizzare il nuovo cammino che avete di fronte a voi e lo dovrete fare con una decisione. È una stesa molto piena di potere, perché sta veramente a voi disegnare la vostra vita in questo mese. E ci sono tante carte che lo fanno vedere, il re di spade, i tre assi, il sole, la torre, la forza, proprio un mese in cui decidete da soli e anche il re di bastoni indica che voi avete la capacità di prendervi dei rischi, di cambiare qualcosa che non vi sta più bene in questo mese. È veramente una bellissima, bellissima stesa. Dunque, questo in generale, dal punto di vista lavorativo, stessa cosa, prendete una decisione molto ponderata nel vostro lavoro, volete raggiungere degli obiettivi diversi dal solito. Potrebbe implicare a metà mese un cambio totale di lavoro o comunque un buttar giù dei presupposti che vi limitavano, un cambiamento di dipartimento, un cambiamento di strategia nel lavoro se siete liberi professionisti, un qualcosa che butta giù comunque degli ostacoli, perché in questo caso la torre una volta a terra vi dà nuova energia, nuova vitalità, nuova soddisfazione già a metà mese. E poi a fine mese starà a voi decidere come continuare la strada. Anche qui ci sono dei progetti, c'è una via più concreta, più remunerativa a livello lavorativo e ce n'è un'altra che è più in linea con le vostre corde, che può implicare un po' più di rischi forse. Sta a voi decidere e lo farete in maniera molto lucida con il re di spade. Non avrete paura di fare la vostra scelta, però diciamo non lo farete a fine mese, lo farete il mese successivo. Io vedo che a fine mese starete ancora riflettendo. Comunque, avete due re che vi rappresentano. Che cosa vuol dire? Che avete siete in controllo della vostra vita, in controllo della vostra situazione. Avete sia la lucidità mentale che il coraggio per poter decidere in serenità e in sicurezza. Ecco, mettiamola così. Comunque, nuova vita, nuova energia con la scintilla divina della Terra che influenza un po' tutta la stesa e la vedo molto molto ehm, coerente, ecco questa stesa, molto coerente. Dal punto di vista emotivo ci sono nuove possibilità, nuovi incontri. Sinceramente non vedo un grandissimo amore, un grandissimo affetto, vedo soprattutto un lasciare alle spalle delle situazioni che non piacciono più e diventare più sereni per poter poi vi trovo un po' a decidere alla fine del mese che strada prendere anche a livello relazionale. Avete una passione che state frequentando e avete dall'altra parte invece la possibilità di concretizzare una relazione. È come se voi doveste decidere o tra due tipi di relazione o tra due soggetti diversi, però sta diciamo a voi
e questo lo trovo molto, molto positivo in generale. Comunque anche a livello emotivo, sia che siate dei single, che stiate frequentando delle persone da poco, che siate in relazione di lungo periodo, ci sarà un po' uno scombussolamento a metà mese perché prenderete delle decisioni all'interno della frequentazione per la relazione che butteranno giù tanti limiti, tanti ostacoli, soprattutto mentali, secondo me, e vi vedo che è una decisione, una presa di posizione che vi aiuterà molto a livello sia emotivo che a livello mentale. Vi trovo molto, molto tranquilli, molto sereni, molto presenti. ehm, e in mano avete, diciamo, il pallino, nel senso che sta a voi decidere come muovervi alla fine del mese. Anche qui vedo appunto due possibilità tra cui scegliere, una un pochino più passionale, estemporanea, un po' più rischiosa e un'altra, magari sta a voi decidere se rendere la frequentazione più concreta oppure fare un investimento nella vostra relazione più attuale o lasciare il tutto un pochino più leggero, più passionale, più estemporaneo con l'asso di bastoni. Vediamo adesso cosa dicono i compiti per le vacanze e abbiamo il visionario. Questa è un po' la carta che rappresenta secondo me la cartomante, quindi mi piace molto e vuol dire guardare un po' al di fuori della situazione attuale, al di fuori della situazione presente, avere una visione di lungo periodo, sognare in grande, capire la potenzialità di qualcosa che arriva a voi fondamentalmente, no? Con la torre che butta giù un po' tutto e con la scintilla divina della terra. Cioè sta a voi capire come concretizzare questa nuova fase della vostra vita e questo parte tutto molto dal vostro stato mentale, ovvero inizia da qui, dall'asso di spade. Dovete avere una visione e seguirla, basicamente. Se non avete la lucidità mentale, non riuscirete poi a costruire una strategia per muovervi verso il vostro obiettivo. Prima dovete passare qua, alla chiarezza mentale, alla strategia, alla visione al di fuori della realtà presente, guardare oltre, capire cosa c'è di potenzialmente che potenzialmente può crescere nella vostra vita e puntare su quello. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, se credete in questo progetto vi invito a condividere il video con chi può essere interessato a vederlo, mi farebbe molto piacere e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie generali del mese con la carta del karma. E abbiamo il serpente folle dell'aria. È un numero 11, quindi un numero maestro. I serpenti folli in questo mazzo indicano sempre dei cambiamenti repentini, inaspettati e abbastanza portentosi, mettiamola così. In questo caso indica un cambiamento all'interno della sfera intellettuale, può essere una nuova idea, una nuova aspirazione, una nuova ispirazione, un buttar giù dei pensieri che ci limitano, le nostre convinzioni, può anche riguardare la sfera lavorativa più in generale. Adesso vediamo i dettagli con le carte dei tarocchi. Dunque, il mese inizia con la carta del mago, poi abbiamo l'otto di spade e la carta della morte. A metà mese abbiamo il sole, il 5 di denari,
e il paggio di spade. E poi abbiamo a fine mese il 4 di bastoni, il 4 di coppe e il 10 di spade. E poi la carta più generale, diciamo che fa un po' il sunto di tutto il mese, è il paggio di bastoni, che quindi indica appunto che siete in una fase iniziale di un ciclo, ecco, mettiamola così. Il mese secondo me inizia molto bene, ci sono dei limiti, delle paure che appunto vi limitano con l'otto di spade. Vedete, questa ragazza è legata, è circondata da un recinto di spade, ha gli occhi bendati, perché appunto non può vedere la soluzione davanti a sé, e quindi fondamentalmente questa è la carta un po' delle nostre paure, dei nostri blocchi mentali. Non c'è veramente qualcosa che di materiale limita le nostre azioni, sono più che altro dei limiti che ci imponiamo da soli con l'otto di spade. Abbiamo la possibilità di crescere, però ci leghiamo le mani da soli fondamentalmente con questa carta, e questi limiti vanno a finire, vedete c'è la carta della morte subito dopo, perché siete nella energia del mago, ovvero l'energia di qualcuno che finalmente capisce che si sta limitando da solo, che ha tutti gli elementi davanti a sé per poter riuscire dove vuole riuscire. Vedete, il mago ha davanti a sé su questo tavolo i simboli dei quattro elementi, e quindi dei quattro semi del mazzo dei tarocchi, le coppe, i pentacoli, le spade e i bastoni, e si sta approcciando creare, a manifestare una nuova realtà, ciò che vuole, il suo desiderio. E qui all'inizio del mese siete proprio in questa fase che secondo me è qualcosa che, come dire, in parte non avevate preventivato, è un'energia che vi viene fuori così, un po' non in maniera cosciente, perché la lego molto in questo caso al serpente folle dell'aria, cioè un qualcosa che finalmente sentite di poter fare, e vi permette appunto di vedere che i limiti nella vostra vita, quello che non vi fa star bene, la situazione in cui vi sentite un po' imprigionati, in realtà dipende molto da voi, che in realtà voi avete le risorse sia materiali che mentali che energetiche per poter buttare giù questo recinto di spade fondamentalmente che vi blocca. E la carta della morte indica questo, cioè che è una situazione in cui vi sentite imprigionati, in cui vi sentite insoddisfatti, sta finendo, e sta finendo anche per le vostre azioni, cioè finalmente mettete in piedi delle azioni che permettono di chiudere un ciclo, una situazione che non vi piace. A metà mese abbiamo questa bellissima carta del sole, che indica appunto una nuova energia, una nuova chiarezza mentale, che vi permette appunto di continuare a lavorare per i vostri obiettivi. Dovrete farvi un attimo forza, perché il 5 di denari e il paggio di spade indicano comunque che ci saranno delle difficoltà iniziali, nonostante il vostro livello di fiducia in voi stessi sia molto alto. Dovrete affrontare degli ostacoli materiali, cioè adesso vediamo poi quando vedremo a livello lavorativo, eccetera, però probabilmente avrete anche delle difficoltà a livello monetario, di finanze, dovrete appunto
difendervi un attimo da questo tipo di penuria che è un po' centrale appunto a metà mese. Però appunto questa carta del sole sta a indicare che in realtà è una penuria temporanea che non riuscirà a veramente ostacolare le vostre azioni nel lungo periodo. Qui vediamo alla fine poi del mese che riuscirete ad avere a costruire una certa stabilità e a finire questo periodo difficile appunto con il 10 di spade. Il 10 di spade indica appunto un po' il raggiungimento del massimo degli ostacoli che potete avere di fronte a sé, di fronte a voi e che va appunto a chiudersi. È il numero 10, quindi vuol dire la chiusura di un ciclo difficile. Vedete che qui Pamela Colman Smith ha messo l'alba che sta sorgendo dopo questa notte buia e difficile appunto. Quindi direi che in generale questo sarà un mese dove delle difficoltà che state avendo da un po' di tempo e che sono rappresentate dall'otto di spade andranno piano piano a finire alla fine del mese. Quindi è un periodo difficile che state affrontando e che finalmente finirà appunto alla fine di aprile. Riuscirete a raggiungere una certa stabilità, non particolarmente soddisfacente, perché il 4 di coppe comunque indica a livello emotivo non sarete particolarmente soddisfatti, però comunque riuscite a chiudere un periodo appunto di preoccupazioni, di difficoltà che secondo me vi state portando dietro da un po' di tempo, e questo in generale è possibile perché riuscite a porre in essere delle azioni che vi permetteranno appunto di chiudere questo ciclo difficile. È comunque un periodo dove siete ancora, come dire, non maturi, non perfettamente in controllo di tutto, perché abbiamo questo paggio di bastoni, abbiamo il paggio di spade, vuol dire che ancora state un po', come dire, imparando delle nuove competenze, magari a livello lavorativo o comunque in generale imparare a gestire queste difficoltà che vi state trascinando da un po' di tempo. Però sicuramente in questo caso il serpente folle dell'aria sta a indicare come la morte, la chiusura finalmente di un ciclo difficile, e questo secondo me è molto molto positivo. Qui vediamo proprio c'è questa catena di carte dove le vostre azioni portano energia, chiarezza mentale e stabilità. E finalmente il ciclo di difficoltà viene a chiudersi. Non sarete particolarmente soddisfatti alla fine del mese, però diciamo è una stabilità anche materiale che riuscite ad ottenere alla fine del mese. Questo diciamo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo c'è un periodo difficile che voi volete chiudere. Può essere un progetto difficoltoso, può essere un lavoro che non vi soddisfa, può essere un progetto all'interno del vostro lavoro, appunto, anche se siete dipendenti, che
vi preoccupa, che vi limita, vedo che avete delle ambizioni che non riuscite come dire, porre in essere, a esprimere, perché appunto ci sono degli ostacoli attorno a voi e voi siete all'inizio del mese coscienti che in realtà voi potete decidere un altro tipo di strada, un altro tipo di progetto, che avete le qualità per farvi valere a livello lavorativo nel vostro posto di lavoro o comunque nella vostra azienda, nel vostro lavoro se siete liberi professionisti. A metà mese dovrete comunque affrontare certe delle difficoltà a livello proprio pecuniario con il 5 di denari, però a fine mese io vedo proprio che queste preoccupazioni, queste difficoltà ehm, finiranno e riuscirete ad ottenere una certa stabilità con il 4 di bastoni e il 4 di coppe. Non sarete estremamente soddisfatti, l'ho già detto prima, però insomma riuscirete a chiudere questo ciclo negativo, come dire, ehm, lasciare dietro di voi queste preoccupazioni, questi limiti che vi portate dietro da un po' di tempo. Però appunto a metà mese dovrete comunque stringere un po' la corda ehm, con il 5 di denari. È sicuramente un periodo in cui state cercando di imparare un attimo, probabilmente delle nuove competenze, è possibile, vedo un ambiente nuovo, ecco, comunque che dovrete affrontare, quindi probabilmente magari dovete gestire un nuovo progetto e questo appunto vi porta a, come dire, avere un po' un atteggiamento difensivo, ecco, con il paggio di spade. Però, insomma, in generale, anche qui io vedo che avete le qualità con il mago per affrontare tutti i cambiamenti possibili. In realtà le decisioni che prenderete all'inizio del mese con questo atteggiamento del mago vi porteranno a una nuova stabilità e quindi avete tutte le qualità per ottenere la stabilità che desiderate. A livello sentimentale non vedo grandi cose, ci sono delle preoccupazioni appunto in atto. Se frequentate qualcuno, io vi vedo molto insoddisfatti della relazione in questo momento. Ehm, è possibile che decidiate di chiudere una relazione o una frequentazione se siete agli inizi e questo può darvi appunto una certa stabilità emotiva ed energica. Se invece siete proprio single, ci può essere appunto ehm, una frequentazione con qualcuno di nuovo, dei messaggi, dei contatti che però non vedo particolarmente fruttuosi, anzi abbastanza, come dire, vedo un senso di frustrazione, ecco, quindi io penso che qualsiasi nuovo contatto abbiate questo mese, in realtà poi alla fine del mese col 10 di spade lo vedo chiuso da parte vostra. Adesso vediamo i compiti per le vacanze, cioè i compiti a casa, e abbiamo lo schiavo, the slave. Questo è un archetipo che vi consiglia di lasciarvi andare, di rilasciare un po' il controllo, le catene che vi legano e affidarvi al flusso, al destino, a ciò che arriva senza tante preoccupazioni. Come dire, queste preoccupazioni dell'otto di spade mh,
come ho detto, sono soprattutto, come dire, preoccupazioni mentali, limiti che vi ponete da soli. La carta dello schiavo vi sta indicando di non dargli ascolto, di lasciarvi andare, di buttarvi, di affidarvi all'energia che ci circonda, cioè a ciò che vi arriva, accettare con un senso di rilassamento, con un senso di accettazione di un disegno divino più ampio. Bene, spero che questa stesa vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video e volete supportare il progetto, mi fa molto piacere. Condividete il video con chi può essere interessato. Mettete il like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo presto. Ciao!